Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre 2022. Abbiamo la carta del giudizio, amici del Sagittario, periodo di risveglio la prima parte di ottobre. Quando c'è la carta del giudizio si parla di o qualcuno che ritorna dal passato, una telefonata che potrebbe arrivare da una persona che non si sente da molto tempo. La carta del giudizio ci parla sempre di qualche cosa che viene un po', diciamo, rivangato, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo o se per caso non vi risuonasse nulla di questa lettura, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ho cambiato un po' modo di fare l'assesa, avevo voglia di cambiare un po' e ditemi poi se vi trovate meglio con questa o con la stesa precedente, insomma con quale delle due diciamo avete più informazioni, ecco. Allora, la carta centrale è il mago. Ok. Poi abbiamo un fante di pentacoli, un 3 di spade, la carta della giustizia al contrario, un 5 di spade, un 6 di pentacoli al contrario, un 6 di bastoni e adesso vediamo con che carte terminiamo. Abbiamo un asso di pentacoli al contrario, la ruota della fortuna al contrario e questa è uscita, wow, 2 di coppe la teniamo, ci piace. Cari amici del Sagittario, qui si parla con questo giudizio di nuovi inizi. Ehm, Scusate, ho qualcosa in gola, bevo un attimo. Eccomi. Allora, come vi dicevo, si parte dai nuovi inizi o comunque da qualche azione che è, diciamo, la carta principale della lettura è il mago e parla appunto di un'azione di tipo deciso. È anche una carta che parla di manifestazione, quindi sento che il prossimo periodo sarà orientato nel manifestare qualche cosa di nuovo, un nuovo tipo di realtà, chissà, forse un nuovo tipo di unione o di collaborazione. C'è comunque da parte vostra un'idea, una propensione ad un certo tipo di obiettivo. Molte persone stanno imparando probabilmente come si fa ad avere a che fare magari con gli altri o con un certo tipo di persone, con un certo tipo di pubblico, diciamo, o di clienti. Ehm, insomma, sento che c'è questo bisogno di, come vi posso dire, imparare quello che potrebbe essere il come stare in mezzo ad un determinato gruppo di persone. Qui sento che a livello di relazioni, a livello di dialoghi, c'è qualche tipo di conflitto, c'è qualche tipo di difficoltà a farvi capire o a capire gli altri, c'è qualche situazione che vi crea, perché abbiamo un 5 di spade, c'è qualche situazione che vi crea conflitto, che vi crea, sì, confusione, che vi disorienta, diciamo così. Si potrebbe parlare di qualche relazione stretta, quindi magari di amici piuttosto che una relazione di coppia. E avendo la giustizia al contrario, sento che qui c'è stato qualche cosa che è come se giustamente non, cioè giustamente avendo la giustizia al contrario non ha
preso là, cioè, potrebbe essere un'ingiustizia, perché comunque abbiamo anche un 3 di spade, quindi potrebbe essere che qui qualcuno vi ha ferito, che vi siete, perché comunque la carta è il giudizio, quindi c'è un risveglio da quello che era un determinato tipo di realtà probabilmente, ok? Diciamo che vi si sta un po', sento che state studiando come uscire dalla situazione. Nel senso che molte persone si trovano in una situazione di disarmonia, hanno anche una sorta di sofferenza all'interno, può essere dovuta a una questione familiare, diciamo, oppure proprio una questione economica, cioè sentire questa, ehm, questa sorta di vuoto, se vogliamo, o di disequilibrio o di insicurezza, proprio da un punto di vista economico, eh. E sento che a molte persone è una questione davvero importante e mi verrebbe quasi da dire che vi sta un po' togliendo la salute. In realtà, guardate, si tratta solo di capacità di manifestazione, di manifestare quello che è il vostro, la vostra realtà. Focalizzatevi sull'obiettivo, focalizzatevi sul successo, focalizzatevi su quando si fa un lavoro di manifestazione, come quello che vi dice di fare il mago, perché questa è la carta centrale della lettura. Si tratta di mettere energia positiva in qualche tipo di obiettivo, in qualche tipo di progetto potrebbe anche essere, no? Però se si è in una vibrazione emotiva di tristezza, l'energia che si mette è un'energia, diciamo, di bassa vibrazione, quindi bisogna cercare, quando si sta manifestando qualche cosa, di mettere un'energia positiva. Quando si manifesta qualche cosa, una delle cose più frequenti che blocca la manifestazione sono le credenze limitanti. Quindi anche lì la confusione mentale che avete in questo periodo potrebbe essere proprio dovuta al fatto che siete condizionati da alcuni modi di pensare che probabilmente vi portate dietro dal passato. Vi dico, qualsiasi sia il tipo di rinascita, il tipo di situazione in cui vi state trovando e dalla quale volete uscire, eh, non date molto retta a quello che dicono gli altri perché vi confondono le idee fondamentalmente. Qui sento che il lavoro lo dovete fare voi per voi stessi. Sì, essere anche riconoscenti del punto, perché sento che molte persone hanno già fatto un buon tipo di percorso, ok? E di conseguenza, mm, datevi anche i vostri meriti. Probabilmente adesso non è uno dei momenti migliori, però non è neanche, cioè è vero, la ruota della fortuna è al contrario, però c'è, quindi nel senso anche l'asso di denari, le cose potrebbero iniziare a cambiare molto molto in fretta. Voi vi dovete focalizzare su questo mago, sulla capacità di manifestazione. Il mago è anche il fare un'azione di tipo concreto. Ho un progetto, va bene, studio, mi informo, raccolgo informazioni, faccio statistiche, faccio previsioni, però poi ad un certo punto arriva il momento dove devo fare anche un'azione di tipo concreto, ok? Inizio. Oggi è il giorno 0, il giorno X, il giorno 1, come vi pare, insomma. Faccio alla fine qualche cosa. Vi dico, il settore delle relazioni sociali è un po' delicatino, ma sento che probabilmente potrebbero essere delle tensioni dovute a una instabilità che voi avete in questo momento. Però guardate, è uscita anche questo 2 di coppe come carta in più che abbiamo tenuto e sento che potrebbe parlare di un incontro, di un accordo anche, di un compromesso che potreste prendere in questo periodo proprio con una persona. Anche la giustizia in realtà parla di accordi e di contratti, anche se al contrario, insomma, normalmente parla della rottura di accordi e di contratti, però sento che comunque ci sarà una sorta di compromesso, ok? Ricordatevi che comunque avete anche la carta del successo, il 6 di bastoni, della vittoria, e quindi
In un certo senso, per molte persone sanno che devono passare di lì, sanno che c'è bisogno di questo periodo di cambiamento, di trasformazione e di rinascita, ok? Si tratta di ripulire quello che è tutta la parte del cuore. Ok, andiamo a vedere con Osho che altro vi posso dire. Noi siamo il mondo e isolamento. L'isolamento è un 3 di spade, è uscito qui. Ve lo lascio qua vicino. Anzi, ve lo faccio vedere meglio perché in questa carta rende molto bene l'idea. Qui c'è bisogno di sciogliere, di piangere, di purgare tutto quello che sta gelando, congelando il cuore. Probabilmente avete della sofferenza che è talmente tanto, diciamo, anziana che si è cristallizzata ed è fa un po' ghiacciare il cuore, no? Lo fa diventare di pietra, diciamo. Sapete che quando ci si ferisce, il corpo si autoguarisce, quindi diciamo che noi umani siamo programmati per l'autoguarigione. Anche Reiki, no? Funziona così. Però cosa succede? Che rimane una cicatrice nel corpo, nella pelle, diciamo. E questa pelle, quando si forma la cicatrice, diventa più spessa. Di conseguenza, per chi ha tante sofferenze, tante cicatrici nel cuore, tutta, diciamo, la parte della struttura esterna tende ad alzarsi ed è lì che si dice che si pietrifica il cuore perché si creano degli ispessimenti, diciamo così, nella parte della parete. Ovviamente a livello energetico, non sto parlando a livello scientifico, ok? Che però comunque è quello che succede anche nella realtà. E noi siamo il mondo. Qui c'è qualche... è un 10 di pentacoli. Vi faccio presente, allora, innanzitutto sono 3 cerchi. mm, E abbiamo anche la carta del giudizio. Quindi qui c'è anche una questione di tipo karmico che viene messa, diciamo, in discussione. E poi comunque questi 3 cerchi, questi sono un asso e 2 10, ok? Quindi si parla proprio di terminare qualche tipo di ciclo, probabilmente è un ciclo di sofferenza, è un ciclo ehm, sì, di sofferenza lo sento molto, è un ciclo di scarsità. Se non fosse per esempio una sofferenza di tipo emotivo, ma cioè di tipo, nel senso legata a qualche tipo di relazione, anche se sento che per moltissimi è così, potrebbe essere un qualche tipo di sofferenza legata a una sorta di scarsità a livello pratico, a livello materiale. Ma qui le uniche persone che sono in grado di cambiare la propria realtà siete voi. Vi appressate a questo nuovo inizio, ok? Non mi ricordo bene adesso come siano andate le previsioni dell'autunno, che è, devo dire, un periodo interessante un po' per tutti. Però ecco, se non le avete ancora viste potete andarle a vedere, lì avete già un'idea generale di come sarà il periodo, ecco. Va bene, andiamo a vedere un oracolo e poi un messaggio dell'universo. Ok, per gli amici, ne sono volati 2, adesso li recupero. Abbiamo conoscenza profonda, carta numero 43. A me questa carta piace molto perché ci ricorda di essere sempre ben consapevoli dei motivi che ci spingono a prendere determinate scelte, determinate decisioni. Qui c'è un gufo, si parla di osservare se stessi. Cercate di capire che cosa vi spinge a rompere, perché abbiamo comunque una giustizia al contrario, a rompere quello che potrebbe essere una relazione affettiva, una relazione di amicizia, magari una relazione di coppia, un contratto, magari è solo un atteggiamento, ragazzi, cioè nel senso non è sempre così drammatica la cosa. Parliamo di 15-20 giorni, quindi potrebbe anche essere un semplice litigio. Ok, andiamo a vedere le altre. E poi abbiamo Yin, carta numero 2, e Respirare, carta numero 29. Ve le faccio vedere bene. Allora, Yin parla di tutto quello che è la sfera femminile, la sfera della passività, della ricettività, dell'osservazione. Qui vi ricordo che abbiamo anche il gufo.
Quindi è come se vi dicessero: "Prenditi un attimo, ehm, per ascoltare te stesso o te stessa", okay, perché comunque qui abbiamo un 5 di spade, c'è una sorta di indecisione, di confusione. Sento che è la sfera relazionale per molte persone. Credo che qualcuno stia cercando appoggio in un'altra persona o in un gruppo di persone e questo appoggio non arrivi, o comunque non arriva come voi sperate, cioè come voi avreste bisogno, ecco. E poi c'è la carta di respirare. Quindi qui di nuovo è un: okay, state calmi, mh, trovate, diciamo il vostro centro. Questa, immagine raffigura una persona che sta meditando e durante la meditazione normalmente la mente ha la possibilità di creare quella sorta di spazio dentro il quale arriva la soluzione, la risposta alle vostre domande. Quindi è per quello che si dice di meditare, no? Però qui fondamentalmente sento che è solo una questione di trasmutazione, trasmutazione delle energie, e cambio di vibrazione. Perché una volta che voi vi rendete conto, che prendete consapevolezza del perché di certi atteggiamenti, di certe sofferenze, quando aumenta la comprensione si espande la coscienza e qui abbiamo la carta del giudizio, la carta del risveglio spirituale. Ripeto, è un momento dove secondo me avete solo bisogno di schiarirvi le idee, purgare quello che vi serve purgare e iniziare a vedere la vita comunque, diciamo, da un punto di vista più positivo, con altri occhi, con una conoscenza profonda, ok? Capire che cosa manifestare, ascoltare la vostra anima, il vostro sé superiore, permettere alle informazioni di entrare in modo da creare il tipo di realtà che più si avvicina alla vostra anima, insomma, a voi. Qui c'è un senso di unione, noi siamo il mondo, è un 10 di pentacoli, è una carta che parla di abbondanza, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista della famiglia in realtà, Qui diciamo la questione un po' più spinosa la vedo con gli amici. La famiglia, diciamo in senso allargato, non la vedo male, anzi, c'è una sorta di appoggio. Sento che per molte persone, allora non prendetevela per quello che vi sto per dire, però, ehm, quest'osso di denari al contrario mi fa un po' pensare che ci siano certe persone che siano, diciamo, un po' pigre a prendersi la responsabilità di se stesse e a ricominciare con un nuovo stile di vita, con un nuovo tran tran quotidiano, con una nuova routine. È come se si facesse fatica ad apprezzare quello che già si ha. Cioè, non dico darlo per scontato, però ecco, c'è qualche cosa qui, e qui parlo del corpo fisico, cioè è un po' come se vi dicessero non starete bene per sempre, quindi cercate di mantenere, magari tagliare proprio quelle abitudini che non vi servono più, iniziare a creare un nuovo tipo di realtà, insomma. E anche perché qui il punto, secondo me, è che con questo 6 di pentacoli al contrario, ehm, c'è una sorta di insicurezza, di inquietudine, anche se vogliamo, da un punto di vista lavorativo e di conseguenza anche lì io ci andrei un po' cauta, molto yin, molto osservatrice, diciamo. Guardate, sento che sfruttate questo tempo per lavorare su di voi e intanto osservate quello che succede intorno. Se fate una richiesta all'universo, voi fate il decreto, fate la richiesta, l'ordine all'universo e poi date per scontato che sia già vostra quella cosa lì, se state cercando di manifestare qualche cosa. Diciamo che adesso non è uno dei momenti migliori per far muovere le cose a livello economico o lavorativo, però ci stiamo lavorando perché comunque da un punto di vista personale io sento che lavorare questo tipo di sofferenza, questo tipo di isolamento, come vedevamo qua, vi darà l'opportunità di guarire dentro, di diventare più vicini a quello che è il vostro sé interiore.
Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte dell'universo. Quanti messaggi? No, prendiamo solo questo qua che è singolo. Visto? Anche qua vi dice che la speranza vi conduce verso i miracoli. Qui si tratta di alzare le vibrazioni, ragazzi. Si tratta di manifestare la vostra realtà partendo da un punto di vista di abbondanza, ringraziando di quello che già avete, come qua vi dicevo, ci sono certe persone che probabilmente danno un po' per scontato anche la quotidianità, le piccole cose, anche solo, non lo so, una cosa che a me piace fare è ringraziare il mio corpo fisico per tutto quello che fa ogni giorno. mm? Cioè digerire il cibo che mangio, processarlo, con i muscoli portarmi dove devo andare. Ecco, cose di questo genere intendo, no? Apprezzare la salute che comunque già si ha. Ok, fatemi sapere nei commenti se con questo tipo di lettura vi arrivano più informazioni, se la trovate, non lo so, più densa, più varia. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio comunque del supporto che mi state dando, vi ringrazio dei like, dei commenti, delle condivisioni, delle iscrizioni, di tutte le donazioni che mi state facendo. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!